Buongiorno e benvenuti. Oggi parliamo del terzo episodio di WandaVision. Attenzione, continuate a vostro rischio e pericolo. Questo è un avviso di spoiler. L'episodio inizia con la sigla che è un chiaro riferimento a The Brady Bunch. È un richiamo che vediamo anche nella decorazione della casa e tra l'altro il terzo episodio della prima stagione del cui programma è intitolato Eeny Meeny Mommy Daddy, in riferimento a due bambini e due genitori, come vediamo anche nel caso di Wanda e Visione che diventano appunto genitori di due bambini. Ma nella sigla troviamo anche altro. Se ascoltiamo attentamente il testo, possiamo notare delle cose interessanti. Inizia con "abbiamo qualcosa che bolle in pentola e sembra ottimo". Può essere quindi che la Marvel stia parlando un po' agli spettatori in riferimento a quello che accadrà nei prossimi episodi. Segue con "abbiamo qualcosa che bolle in pentola e chi pensava che fosse possibile". È un possibile riferimento al fatto che arriveranno personaggi legati al mondo degli X-Men, quindi chi pensava che avremmo potuto fare questo visto che fino a poco tempo fa la Fox ne aveva i diritti, oppure anche solo un omaggio a quanto fatto finora, quindi chi poteva aspettarsi che saremmo arrivati a raccontare queste storie ben dopo 11 anni? Poi abbiamo "ogni grande aspettativa porta complicazioni". Quindi noi che abbiamo grandi aspettative per questa serie, che però vedremo che finirà per causare delle complicazioni, creando disastri, magari anche morte. Oppure qua potrebbe essere il riferimento a Wanda, che ha una grande aspettativa di avere una famiglia felice, ma la cosa porterà ad avere delle complicazioni. Qui compare anche un edificio con il nome Wentworth, che potrebbe essere un riferimento a Deirdre Wentworth, anche chiamata Superia, una super cattiva megalomane con l'intento di dominare il mondo e eliminare o schiavizzare tutti gli uomini. Già. Beh, comunque ha anche lavorato per l'AIM, quindi potrebbe essere anche solo un riferimento a questa organizzazione. Segue con "ma è ganzo e divertente", un po' per distogliere l'attenzione dalla frase precedente, quindi per offuscare la mente, un po' quando si distrae un bambino che piange con un giocattolo. Si sposta l'attenzione sul fatto che comunque è tutto bello e divertente, un po' anche quello che Wanda fa, ossia si autoconvince che vada tutto bene. Poi abbiamo "siamo io e te, insieme 1 più 1 fa più di 2", chiaro riferimento a Wanda e Visione che da coppia, quindi due, presto diventeranno genitori e allargheranno la famiglia. Abbiamo poi "alcune sorprese inattese arrivano in varie forme e misure", che può essere riferimento alla gravidanza di Wanda, ma magari anche alle forme esagonali che vediamo spesso e che appunto si ripetono anche qui con la sigla e più avanti anche con gli orecchini di Geraldine Monica. Infine abbiamo "ci sono Arcobaleno e Sole, siamo io e te, insieme 1 più 1 fa famiglia", altro riferimento ai bambini e all'allargamento della famiglia. Entriamo poi nel vivo dell'episodio con un dottore che controlla Wanda e le suggerisce di seguire l'andamento della gravidanza con la frutta, che a me ha subito ricordato quell'app che usa Chiara Ferragni. Vediamo poi un Visione colto alla sprovvista dalla situazione che risponde al dottore, che presume sia ansia da neopapà, dicendo di avere dei nervi di ferro, riferendosi quindi al fatto che non sia umano. Anche se in realtà non li ha effettivamente di ferro ma di vibranio, ma vabbè, la battuta non avrebbe funzionato in quel modo. Notiamo anche come più andiamo avanti nei decenni, più migliorano le tecniche di ripresa. Nel primo episodio infatti era tutto molto statico, mentre in questo c'è già molto più dinamismo. Visione poi saluta il dottore che lo avvisa che sarebbe andato in vacanza alle Bermuda. Qua ci potrebbe essere un altro riferimento a Mephisto, in quanto il triangolo del Bermuda viene anche chiamato il triangolo del diavolo. E poi coglie Herb in un atteggiamento strano, ossia che sega il muro ed è come se stesse letteralmente cercando di abbattere i muri di quella realtà. Inoltre vediamo anche uno sfondo orripilante tipico delle serie di quei tempi. Vediamo per la prima volta i poteri di super velocità di Visione e poi passiamo a Wanda e Visione che arredano e decorano la stanza per i bambini. Io comunque ogni volta che vedo i poteri di Wanda usati in contesti casalinghi sono gelosissima, cioè sono utilissimi, quanti di voi li vorrebbero anche solo per quello? A me di sicuro sarebbero serviti quando ho montato un mobile dell'Ikea l'altro giorno. Vediamo anche che sta mangiando delle fette di arancia, che è un richiamo a Ant-Man che chiede delle fette di arancia dopo il combattimento di Civil War. Vediamo anche un piccolo easter egg con la marca dei barattoli di pittura, ossia Simser. Jeremy Simser è uno storyboard artist che ha lavorato sia per WandaVision, ma anche per il secondo di Doctor Strange e la prossima serie su She-Hulk. Vediamo anche un pupazzo di una giraffa, che ero sicura non fosse messo lì casualmente. Infatti cercando giraffa in collegamento con Scarlet Witch mi sono imbattuta nel numero 12 del fumetto di Visione Scarlet Witch, nel quale tra l'altro Scarlet partorisce e il fumetto inizia paragonando i vari metodi di gravidanza e citando le giraffe. Quindi una giraffa occorrono 425 giorni per partorire, a un essere umano 9 mesi. Ma come nell'episodio, anche nel fumetto questo processo è accelerato per Wanda. Tra l'altro in questo fumetto compaiono altri personaggi molto interessanti. Wonder Man, il Sinistro Mietitore, Glamour e Illusion, perché sì, sono dei veri e propri personaggi Marvel nonché grandi amici di Wanda e Visione, e anche Doctor Strange, Magneto, che ricordo essere padre di Wanda nei fumetti, e Necra, amante del Sinistro Mietitore, che ha poteri voodoo grazie ai quali riesce a rianimare le persone sotto forma però di zombie. Quindi visto che ci sono stati riferimenti ai primi 4 e sappiamo per certo che comparirà Doctor Strange, mi chiedo se vedremo anche Necra e Magneto nei prossimi episodi o tramite easter egg. E tra l'altro 3 giraffe compaiono anche sopra il camino, sicuramente non è casuale.
Abbiamo poi un possibile riferimento a Doctor Strange tramite la scena in cui le farfalle prendono vita. Infatti la prima volta che vediamo delle farfalle nell'MCU è nel film di Doctor Strange, quando Steven vede una farfalla monarca mentre viene introdotto alle arti mistiche dall'Ancient One, l'antico. Ulteriormente vediamo ancora le farfalle in collegamento a Strange in Infinity War, quando questo disintegra un buco nero in uno sciame di farfalle. Le farfalle sono poi un simbolo di maturazione e trasformazione, quindi si collegano anche bene a Wanda, Neomamma e ai bambini. È quindi possibile che sia il primo suggerimento che Doctor Strange stia cercando di comunicare con Wanda da fuori. I due poi cercano di decidere il nome del bambino, in quanto per ora credono ancora sia solo uno. Mentre nel programma WandaVision decidono i nomi, uno Tommy in quanto è tipico nome americano e l'altro Billy in onore di William Shakespeare, e qui infatti Visione cita un passaggio di Shakespeare, ossia il mondo è un palco, gli uomini sono solo attori, che sicuramente non è una citazione casuale, anzi potrebbe essere un riferimento al fatto che le persone lì siano come degli attori che interpretano una parte, e quindi un po' anche alla Truman Show. Comunque nei fumetti Tommy si chiama così in onore di Phineas Thomas Horton, l'uomo che ha creato la torcia umana originale, ossia il primo sintezoide, o come più comunemente viene definito in italiano, androide, il cui corpo sintetico è diventato poi Visione, e William in onore di Simon Williams, vero nome di Wonder Man. Ricordiamo infatti che Visione nei fumetti è stato creato dal corpo della torcia umana, non quella che conosciamo noi però, anche se io sarei la prima a mettermi in fila se potessi creare un uomo con le stesse sembianze di Chris Evans, e dagli schemi cerebrali di Wonder Man. Inoltre, piccolo easter egg del primo Capitano America, la torcia umana originale compare nel film nella scena dell'Expo di Stark. In questo modo ci viene comunque confermato che i gemelli sono effettivamente Wiccan e Speed, i cui veri nomi sono infatti William e Thomas. Sentiamo poi uno strano frastuono e una luce come da riflettore. Potrebbero quindi essere gli agenti dello SWORD che da fuori cercano di entrare in questa realtà. Passiamo poi a una scena divertente con Dottie che chiede al marito se gli orecchini la ingrassino. È una scena simpatica, ma mi chiedo quale fosse lo scopo di questa scena. Farci capire che i due personaggi sono sposati? Comunque anche in questa scena così corta abbiamo dei possibili easter eggs, in quanto il tema ricorrente dei bambini si realizza, per così dire, in questo episodio con Wanda che dà luce ai due bambini, ma compare anche attraverso la lampada in casa di Dottie e sotto forma di metafora con il titolo dell'articolo di giornale che dice Two fire hydrants added on Main, quindi 2 idranti aggiunte sulla strada principale, che potrebbe essere quindi un riferimento sia ai 2 bambini che sono l'aggiunta della famiglia di Wanda e Visione, ma anche un altro piccolo riferimento all'Hydra, visto che dal giornale non vediamo la parola hydrants ma solo Hydra. Sembrerebbe quindi che o Wanda voglia così tanto dei bambini che abbia seminato questa volontà anche nella mente delle persone attorno a lei, i quali sembrano incitarla a farlo effettivamente, oppure che se ci fosse davvero qualcuno che la controlla non è tanto interessato a lei quanto ai suoi figli, e quindi potrebbe tornare in primo piano la teoria di Mephisto. Vediamo poi Wanda e Visione interrogarsi sul loro segreto e abbiamo nuovamente una scena alquanto inquietante. Visione inizia a riflettere su cosa stia succedendo e notiamo una cosa strana, ossia che guarda in camera prima di dire a Wanda che c'è qualcosa che non va, come se fosse consapevole di essere filmato e che quindi tutto questo non è vero. Wanda riavvolge subito il tempo. Tra l'altro pensavo ci fosse un problema con il mio computer quando è successo. La cosa ricorda quindi un po' The Truman Show, che tra l'altro appunto se non l'avete visto recuperate assolutamente, che è uno dei miei film preferiti. Qui abbiamo Wanda stessa che lo fa riavvolgendo il tempo e cambiando il corso degli eventi. Arriviamo poi al terzo stacco pubblicitario che stavolta è un po' più criptico. Una madre stressata necessita di un modo per staccare e rilassarsi e risponde alla voce pubblicitaria che le propone una soluzione con You Read My Mind, che potrebbe essere quindi un riferimento ai poteri di Wanda di leggere nel pensiero. Possiamo notare anche come i 2 personaggi di questi spot siano sempre gli stessi. Una teoria infatti li vede come i genitori di Wanda, il che potrebbe spiegare anche il collegamento con episodi significativi della sua vita. Veniamo quindi a scoprire che lo spot è per un sapone, targato ancora Hydra. Abbiamo quindi diverse teorie. È possibile che la tagline Find the Goddess Within, quindi trova la dea dentro di te, sia un riferimento al fatto che gli esperimenti fatti su Wanda da Strucker, esponente Hydra, abbiano liberato i poteri di Wanda che sono vicini a quelli di una divinità. Ulteriormente lo spot dice che il sapone aiuta a rifugiarti in un mondo tutto tuo. Potrebbe quindi essere un riferimento a quello che sta accadendo alla cittadina di Westview, che è una realtà creata da Wanda per soddisfare i suoi desideri. Inoltre lo spot dice che questo mondo è dove i tuoi problemi volano via, altro riferimento a Wanda che cerca di scappare dai suoi problemi rifugiandosi in una realtà fittizia. E quindi Wanda in questo caso potrebbe interpretare un ruolo più da cattiva, intrappolando delle vere e proprie persone e usandole come marionette per la sua fantasia da famigliola felice. Infine, e questa teoria è quella che mi intriga più di tutte, potrebbe essere il riferimento all'episodio 17 della 4ª stagione di Agent of S.H.I.E.L.D., quella che ricordo era incentrata sul Framework, dove Coulson parla a Daisy di un sapone blu che l'Hydra usa per fare il lavaggio del cervello alle persone. Potrebbe quindi essere un riferimento a come Wanda e Pietro abbiano ricevuto anche una sorta di lavaggio del cervello da Hydra con un sapone blu che potrebbe riferirsi allo scettro di Loki, anch'esso blu, il quale potrebbe aver sbloccato i poteri
di due, trovando così modo per rivelare che in realtà sono sempre stati dei mutanti e che la gemma ha semplicemente sbloccato il loro gene X, un po' come i Diviner che in Agent of S.H.I.E.L.D. rivelano il gene inumano. Ma visto che l'MCU e Kevin Feige si sono ben discostati da tutto ciò che non rientra effettivamente all'interno della narrazione MCU, questa teoria potrebbe crollare facilmente. Oppure potrebbe essere l'inizio del multiverso, prendendo atto e rendendo canon quindi gli altri prodotti Marvel come appunto Agent of S.H.I.E.L.D. In ogni caso vi suggerisco di recuperare Agent of S.H.I.E.L.D. se non l'aveste vista, che è una piccola chicca molto sottovalutata. Superate la prima stagione, che però anche lì ha delle perle, e poi ringraziatemi, e se lo fate perché non guardare anche i miei video commenti sull'ultima stagione, io sono ancora distrutta a riguardo. In ogni caso tutti gli spot sembrano messaggi subliminali che hanno come unico target Wanda per farla focalizzare su questa realtà e sul futuro che può avere dimenticando del passato. Infatti sono tutte incentrate sul tempo. Nella prima sentiamo un ticchettio e vediamo un orologio, la seconda è per un orologio e la terza gira attorno al fatto di scappare dalla realtà e quindi distanziarsi dal tempo entrando in un mondo onirico. Sembrano quindi delle forme di controllo mentale per Wanda. Torna così la teoria che sia in realtà controllata da qualcuno come Mephisto o Incubo. Successivamente i dolori di Wanda si fanno più intensi, così Visione va a chiamare il dottore e nel mentre arriva Geraldine Monica, la quale la vediamo indossare degli orecchini che ricordano una forma esagonale. Quindi nuovamente 6 riferimento a Mephisto, oppure la forma che ricorda un alveare, quindi api, quindi swarm, oppure ora gira un'altra teoria, ossia che esagonale è anche il logo per AIM, un'organizzazione criminale che tra l'altro è già stata menzionata in Iron Man 3 da Killian, nonché diramazione di Hydra e nei fumetti venne fondata da niente di meno che Strucker. Tra l'altro i membri usano delle tute da apicoltore proprio come quella usata dal personaggio alla fine del secondo episodio. Inoltre nei fumetti AIM è responsabile per aver creato MODOK, un essere umano modificato artificialmente che possiede un intelletto sovrumano e abilità di calcolo e psichiche. Tra l'altro MODOK originariamente doveva essere il cattivo della quarta stagione di Agent of S.H.I.E.L.D., ma poi Marvel non diede più il permesso in quanto avevano in mente di usarlo per uno dei film. All'inizio della sceneggiatura del terzo Ant-Man doveva essere lui il cattivo, ma anche questa sceneggiatura si sta riscrivendo, quindi bisognerà capire in quale film potrebbe comparire. In questa scena vediamo anche che la cicogna disegnata nella stanza dei bambini prende vita inaspettatamente. Ricordiamo infatti che durante la scena con le farfalle Wanda si sia meravigliata in quanto dice di non essersi resa conto di averle fatte comparire, il che potrebbe voler dire diverse cose. O Wanda non ha ben sotto controllo i suoi poteri e fa accadere cose inconsciamente, il che non è illogico conoscendo il personaggio, oppure può darsi che sia stato Wiccan, che ha poteri molto simili alla madre, che dalla pancia abbia iniziato a usare i suoi poteri manifestando le farfalle e poi la cicogna. Oppure ancora potrebbe essere Mephisto. Infatti la cicogna è solitamente usata come modo per spiegare da dove arrivano i bambini. In questo caso, se fosse opera di Mephisto, spiegherebbe come sia stato lui a portare i bambini, quindi a consegnarli, letteralmente. Inoltre Mephisto è anche un mutaforme, simile a Zeus. Se siete classicisti o conoscete bene la letteratura greca, sapete di cosa sto parlando, Zeus birichino. Quindi potrebbe aver preso l'aspetto di una cicogna qui e magari quello del coniglio nello scorso episodio. Questo spiegherebbe anche perché gli incantesimi per sbarazzarsene non funzionano e perché stesse cercando di mordere Monica, in quanto sta aiutando Wanda. Non riesce a sbarazzarsi della cicogna che alla fine vediamo che si posiziona allineata al suo disegno. Qui vediamo anche meglio che ha in testa un cappello che ricorda quello di un postino. E se vi ricordate, nello scorso episodio abbiamo visto una scena molto casuale e sospettosa con un postino che ha avuto una sola interazione e con niente di meno che Agnes. È possibile quindi che sia lui Ralph e quindi Mephisto? La cicogna rimane quindi immobile e mi ricorda un sacco come Drax pensi che restando perfettamente immobile riesca a diventare invisibile. Master the ability of standing so incredibly still that I become invisible to the eye. Vediamo poi come Visione mostra al dottore i suoi poteri, ma la cosa non sembra allarmare nessuno, nonostante Wanda sia sempre molto attenta a non far sapere a nessuno chi siano davvero cosa riescono a fare. Forse perché finché Visione è da solo può comportarsi come vuole senza che ci siano delle ripercussioni, ma con Wanda deve stare al suo gioco, altrimenti crollerebbero le poche fondamenta che Wanda ha posto per far funzionare questa realtà, ossia che loro si sono trasferiti in questa cittadina e nessuno sa che sono dei supereroi. Inoltre veniamo a scoprire che il nome del dottore è Stan, il che potrebbe essere un riferimento a Stan Lee, e magari un modo per dire che questo sarebbe dovuto essere il suo cameo se fosse ancora vivo. Wanda inizia poi il travaglio e Geraldine Monica l'aiuta a partorire il primo figlio, e per il secondo viene assistita anche da Visione e il dottore. Tra l'altro nei fumetti è stato Doctor Strange a far nascere i bambini di Wanda. Quanto sarebbe stato bello vederlo anche qui! Le cose si fanno più inquietanti negli ultimi minuti dell'episodio, partendo da quello che dice il dottore, ossia che non andrà più alla Bermuda perché è difficile fuggire dalle cittadine, facendo quindi riferimento al fatto che non possa letteralmente scappare da questa cittadina. Vediamo poi Visione che nota che Agnes e Herb stanno parlando sottovoce, e se mettete i sottotitoli potete leggere che stanno discutendo su Geraldine e sulla gravidanza di Wanda. Se effettivamente c'è lo zampino di Mephisto sotto tutto questo, potrebbe essere un'ulteriore conferma. Inoltre Agnes nomina nuovamente suo marito dicendo come Ralph stia meglio al buio, il che potrebbe essere un'ulteriore conferma del fatto che sia effettivamente Mephisto. Agnes poi continua mettendo in guardia su Geraldine Monica, in quanto è nuova in città, non ha un marito, non ha una casa.
Il che potrebbe riferirsi al fatto che non è effettivamente una cittadina di quella realtà, ma è un'intrusa, viene dall'esterno ed è probabilmente arrivata infatti con l'elicottero SWORD visto nel scorso episodio. E non c'è da fidarsi quindi, chiaramente se sono in combutta come fisso non vogliono che qualcuno da fuori possa aiutare Wanda. Herb poi continua dicendo che Geraldine è venuta lì perché sono tutti... e lascia la frase incompleta, in quanto Agnes lo zittisce. La mia teoria è che volesse dire che sono tutti in trappola, sono intrappolati lì, cosa che si collegherebbe al commento del dottore su non poter scappare. Altri dicono che voleva dire morti, e quindi potrebbe collegarsi al riferimento su Grim Reaper, che tra l'altro sembrerebbe comparire anche sulla spilla di Agnes, che parrebbe raffigurare 2 bambini e al centro una figura con una falce, simbolo del sinistro mietitore. Fatemi sapere voi cosa pensate volesse dire. Passiamo poi a Geraldine e Wanda, la quale inizia a parlare di sé, di come sia anch'essa una gemella, e finalmente, grazie al cielo, viene nominato Pietro. Penso di aver sentito tutto il fandom Marvel singhiozzare sentendo questo nome. Era dai tempi di Age of Ultron che non se ne faceva alcuna menzione. Wanda inizia a cantare una canzone in sacoviano, si dice così, ma la scena tenera madre e figli viene interrotta dal pochissimo tatto di Geraldine Monica, che mette subito il dito nella piaga e ricorda a Wanda che Pietro è stato ucciso da Ultron. You didn't see that coming. Potrebbe quindi comparire Pietro nei prossimi episodi? Forse un flashback o non esattamente lui? Anche perché, mini spoiler, un doppiatore spagnolo che aveva già doppiato Evan Peters nei panni di Quicksilver in X-Men ha confermato di aver interpretato ancora Evan Peters in questa serie. I tweet sono stati poi cancellati, però come si sospettava è possibile che appunto Pietro comparirà nella serie. Non sappiamo ancora in che modo, magari Wanda in qualche modo finirà per aprire un portale in un'altra dimensione spazio-temporale, dando quindi modo di sviluppare ancora di più il multiverso e portando quindi gli X-Men nell'MCU. Oppure è possibile che Evan Peters non riprenderà il suo ruolo di Quicksilver ma interpreterà un nuovo ruolo. Wanda poi visivamente scossa nota la collana di Monica Geraldine e ne riconosce il simbolo, ossia una spada che ricorda appunto il logo SWORD, che tra l'altro è una spada che trafigge, per così dire, il mondo, quindi potrebbe collegarsi a come SWORD cerchi di entrare nella bolla che ha creato Wanda proprio come una spada che trafigge la sua realtà. Geraldine Monica sembra poi particolarmente spaventata, anche perché Wanda è davvero inquietante in questa scena, sembra proprio cattiva. Si vede il momento in cui passa ad essere Wanda a essere Scarlet Witch. È spietata nei confronti di chiunque minacci la sua vita con Visione, come in questo caso Geraldine nello scorso episodio il personaggio misterioso. Visione poi torna a casa e Wanda dice che Geraldine è andata via, quindi non solo è particolarmente inquietante mentre lo dice, ma tiene anche nascosta la verità a Visione, dimostrandosi sempre di più come non prettamente buona o comunque disposta a fare di tutto per salvaguardare questa realtà. Da notare una cosa davvero figa è che in questo momento lo schermo si allarga dal formato 4/3 tipico delle sitcom dell'epoca a 16 noni, cosa che ci indica quindi che siamo tornati nella realtà MCU. Scopriamo poi che Monica è stata scaraventata fuori dalla bolla che c'è attorno alla città, un po' alla Under the Dome, e veniamo quindi a scoprire che Westview è una vera e propria città che tra l'altro ha lo stesso cartello di benvenuto che vediamo anche nella sigla del secondo episodio. E ci viene anche confermato come Monica lavori effettivamente per SWORD. Ci sono quindi un po' di teorie su Westview. È possibile che sia un laboratorio o base Hydra, AIM, SHIELD o SWORD dove si trovi il corpo di Visione. Ricordo infatti che non c'è stato detto dove sia il suo corpo. Gli stessi fratelli Russo in un'intervista di qualche anno fa hanno detto che sarebbe stata una storia per un secondo momento. Quindi è possibile che Wanda si sia intrufolata lì per riprendere Visione e cercare di rianimarlo, finendo per creare questa realtà attorno a Westview. Un'ultima curiosità è che Disney ha anche rilasciato 2 poster promozionali vintage. Quello su Visione ha un riferimento all'identità segreta del personaggio nei fumetti, ossia Victor Shade. Quello su Wanda invece sembra riferirsi al mondo dei sogni, quindi facendo notare nuovamente come quello che stiamo vedendo non sia reale, ma potrebbe essere un sogno di Wanda, quindi una sua fantasia, oppure letteralmente un sogno reso tale grazie al cattivo incubo. E tornando a questa teoria, possiamo rivedere che nello scorso episodio il coniglio sia un simbolo di procreazione e a fine di quello Wanda rimane incinta, e in questo invece ci sia una giraffa che nei sogni è simbolo di creare nuovi legami nella famiglia. E si conclude così il terzo episodio di WandaVision. Devo dire, veramente non me l'aspettavo questo name dropping di Pietro così. E secondo me più andremo avanti, più veramente sarà una sorpresa dietro l'altra e chissà, vedremo un po' cosa succede. Detto ciò, secondo me questi episodi comunque durano veramente pochissimo, ogni volta sono tipo lì, oh mio Dio è già finito, non ci posso credere, quindi non vedo l'ora di vedere il quarto episodio, sono sicura che sarà veramente molto interessante. E quindi se questo video vi è piaciuto lasciate un mi piace, scrivetemi i vostri commenti, i vostri easter egg che avete magari notato, le teorie che avete a riguardo. Iniziano ad essere sempre più numerose, quindi iscrivetevi anche al canale così potrete vedere anche i prossimi video commenti e ci vediamo presto, ciao! We just don't know what to expect. You know?